Lezione 1. Codifica personalizzata. Eccellente, hai parlato di codice personalizzato. C'è un limite al numero di articoli che posso includere nel mio codice personalizzato? Questa è un'ottima domanda. Il numero di elementi che puoi includere nel codice personalizzato può variare a seconda della piattaforma o del servizio che stai utilizzando. Capisco. Quindi non è una cosa valida per tutti. Provider diversi possono avere limiti o funzionalità diversi. Esattamente. Alcune piattaforme possono avere limiti rigorosi, mentre altre offrono maggiore flessibilità in termini di complessità e numero di elementi nel codice personalizzato. Interessante. Quali sono alcuni fattori che dovrei considerare quando penso all'ambito del mio codice personalizzato? Bene, sarebbe importante riflettere su cose come lo scopo del codice, il pubblico di destinazione e i requisiti tecnici della piattaforma. Buon punto. Non vorrei creare qualcosa di troppo complesso che finisca per essere difficile da implementare o mantenere. Assolutamente. Trovare il giusto equilibrio tra funzionalità e semplicità è fondamentale nella progettazione di codice personalizzato. Sicuramente. E immagino che anche l'esperienza dell'utente sia una considerazione cruciale, giusto? Assolutamente. Desideri che gli elementi personalizzati migliorino l'esperienza dell'utente, non creino frustrazione o confusione. Esattamente. Deve essere fluido e aggiungere valore, non introdurre complessità inutili. Esattamente. Testare e ottenere feedback sarebbero così importanti per assicurarti di ottenere un'esperienza intuitiva. Ottimo consiglio. Terrò sicuramente a mente tutto questo mentre esplorerò le mie opzioni per il codice personalizzato. Meraviglioso, e non esitate a contattarci se avete altre domande. Sarò lieto di fornire ulteriori indicazioni. Fantastico, lo apprezzo. Questo mi è stato davvero utile per iniziare sulla strada giusta. Sono lieto di aver potuto fornire alcuni spunti utili. Il codice personalizzato può essere così potente se fatto bene. Assolutamente. Sono entusiasta di immergermi e vedere che tipo di soluzioni personalizzate posso creare. Fantastico! Sono sicuro che troverai qualcosa di veramente innovativo e su misura per le tue esigenze. Grazie, non vedo l'ora di iniziare il processo. Qui c'è un sacco di potenziale di personalizzazione. Sicuramente. È un'area con così tanto spazio per la creatività e soluzioni uniche. Assolutamente. Non vedo l'ora di iniziare. Questa è stata un'ottima discussione. Lezione 2. La mistica femminile. Ehi Anna, sapevi che le donne sono considerate il gentil sesso? Interessante. John, non avevo mai pensato a quella frase prima. Cosa ne pensi dell'idea che le donne siano il gentil sesso? Beh, è un termine antiquato che suggerisce che le donne sono più delicate o raffinate degli uomini. HMM. Capisco. Sembra un po' datato e potenzialmente problematico. Dopotutto, le donne sono capaci e forti tanto quanto gli uomini. Hai fatto una buona osservazione. Forse un modo migliore per pensarci è che le donne hanno spesso un'energia più femminile. Ah, capisco cosa intendi.
La femminilità è spesso associata a qualità come la grazia, l'empatia e l'educazione. Esattamente. E un'altra parola che potremmo usare al posto di donne è femmine. Interessante. Femmine ha una connotazione più clinica e scientifica rispetto a donne. Mi chiedo se sia il termine migliore da usare. Hai sollevato un punto giusto. Le donne sembrano più umanizzanti e rispettose. Dovremmo essere consapevoli delle nostre scelte linguistiche. Assolutamente. Le parole che usiamo possono rivelare molto sulle nostre percezioni e pregiudizi. È importante essere premurosi. Hai ragione. Ti ringrazio per avermi spinto a esaminare le mie ipotesi. C'è sempre altro da imparare. Sicuramente. Questi tipi di conversazioni ci aiutano a crescere e a diventare più consapevoli delle sfumature del modo in cui comunichiamo. Sicuramente. Sono grato che possiamo avere questo dialogo aperto. Mi sta facendo riflettere più profondamente sul genere e sulla lingua. Meraviglioso, sono lieto che abbiamo potuto avere questa discussione approfondita. C'è una tale ricchezza nell'esplorare questi argomenti insieme. Concordato. Mi ha aperto gli occhi. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo a parlare con me su questo argomento. Certo, sono sempre felice di immergermi in conversazioni stimolanti. C'è così tanto da scoprire quando si tratta di genere e lingua. Assolutamente. È un argomento complesso e affascinante. Mi sembra di aver acquisito nuove e preziose prospettive oggi. Eccellente, è quello che mi piace sentire. Questi tipi di discussioni sono così importanti per la crescita e la comprensione personale. Non potrei essere più d'accordo. Sono lieto che abbiamo avuto la possibilità di esplorarlo insieme. È stato un piacere chiacchierare con te. Lezione 3. Un hobby scoperto. Mattina. Volevo chiederti, cosa ti piace fare per divertirti nel tempo libero? Beh, di recente ho scoperto un nuovo hobby che mi piace molto. È abbastanza inaspettato, ma mi sto appassionando molto al birdwatching. Birdwatching? È affascinante. Non ti avrei mai considerato un tipo da birdwatching. Cosa ha suscitato il tuo interesse? Tutto è iniziato quando un giorno ho notato questo bellissimo cardinale fuori dalla mia finestra. Sono rimasta affascinata dal suo vivace piumaggio e ho deciso di saperne di più sulle diverse specie di uccelli della mia zona. Davvero figo. Capisco come sarebbe un hobby divertente e gratificante. Cosa ti piace di più? Adoro l'aspetto dell'osservazione pacifica e il modo in cui mi fa uscire nella natura. Inoltre, trovo intellettualmente molto stimolante cercare di identificare i vari uccelli che avvisto. Questo ha assolutamente senso. Sembra un ottimo modo per rilassarsi e connettersi con il mondo naturale. Forse dovrò provarlo anch'io qualche volta. Dovresti assolutamente. Sarei felice di portarti a fare una delle mie escursioni di birdwatching. Posso insegnarti come usare la guida sul campo e il binocolo. Sarebbe fantastico. Sono sempre disponibile a provare nuovi hobby, specialmente quelli che mi permettono di trascorrere più tempo all'aria aperta. Meraviglioso. Penso che ti piacerà davvero. Chissà, potresti scoprire una nuova passione, come ho fatto io.
Beh, se dovessi cambiare idea e volessi un partner per il birdwatching, sono il tuo uomo. Questo ha sicuramente stuzzicato la mia curiosità. Sono così felice di sentirlo, John. Non vedo l'ora di farti conoscere e mostrarti le gioie del birdwatching. Allo stesso modo. È stato bello chiacchierare con te su questo argomento. Apprezzo che tu abbia condiviso con me il tuo nuovo hobby. Il piacere è tutto mio, John. Sono entusiasta di poter condividere questo hobby con te. È stata una conversazione deliziosa. Assolutamente. Sono grato che abbiamo avuto la possibilità di connetterci per questo. È stata una discussione meravigliosamente approfondita. Lezione 4. Discutere dell'ambiente. Pomeriggio. Volevo chiederti la tua opinione su qualcosa. Certo. John, cosa ti passa per la testa? Beh, ho pensato molto all'importanza dell'atmosfera quando si tratta di godersi un'esperienza, come andare a fare shopping o cenare fuori. Questo è un argomento interessante. Sono d'accordo che l'atmosfera può davvero creare o rovinare una gita. Quali aspetti dell'atmosfera ritieni più importanti? Per me, è tutta una questione di atmosfera e atmosfera generale di un luogo. Cose come l'arredamento, l'illuminazione, la musica e persino il modo in cui il personale interagisce con i clienti. Assolutamente. Questi elementi contribuiscono sicuramente alla sensazione generale e al godimento di un'esperienza. Trovo che un senso di intimità e comfort sia particolarmente cruciale. Sicuramente. Preferisco di gran lunga un negozio o un ristorante con un ambiente caldo e invitante piuttosto che uno freddo e sterile. Anch'io. E adoro quando un posto ha piccoli tocchi che lo rendono unico e memorabile, come opere d'arte uniche o arredi particolari. Sì, quei dettagli personali e premurosi possono davvero elevare l'esperienza. Dimostra che i proprietari hanno dedicato cura e considerazione alla creazione dell'ambiente. Esattamente. Ti fa sentire come se fossi in un posto speciale, non solo un'altra struttura generica. L'atmosfera è ciò che trasforma una semplice transazione in un'occasione piacevole. Non potrei essere più d'accordo. Quel senso dell'atmosfera e l'attenzione ai dettagli sono così importanti, specialmente in questi giorni in cui abbiamo infinite opzioni su dove spendere tempo e denaro. Sicuramente. L'atmosfera può davvero essere il fattore decimo che mi attira verso un'azienda piuttosto che un'altra, anche se le offerte principali sono simili. Concordato. Penso che molte aziende sottovalutino il potere di creare un'atmosfera coinvolgente e memorabile. È un vero elemento di differenziazione. Assolutamente. È un'area in cui penso che più aziende dovrebbero investire per migliorare l'esperienza complessiva del cliente. L'atmosfera giusta può cambiare le regole del gioco. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Questa è stata un'ottima discussione sull'importanza dell'atmosfera. Tanti spunti di riflessione. Allo stesso modo, John, sono lieto di aver esplorato questo argomento. È un argomento che mi appassiona molto. Sono state condivise molte informazioni preziose. Allo stesso modo. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo a parlare con me di questo. È stato uno scambio delizioso. Lezione 5. Discussione delle modifiche alle ricette. Mattina. Mi servirebbe il tuo consiglio su una ricetta che sto provando. Salve.
John, sarei lieto di aiutarti. Qual è la ricetta? È per un piatto di pasta, ma sto pensando di apportare qualche modifica agli ingredienti. Interessante. Quali cambiamenti stavi considerando? Beh, la ricetta prevede il basilico, ma stavo pensando di usare invece del prezzemolo fresco. Pensa che funzionerebbe? Il prezzemolo potrebbe funzionare bene come sostituto. Darebbe un profilo aromatico diverso, ma si abbinerebbe comunque bene alla pasta. È quello che stavo pensando. Adoro la luminosità che il prezzemolo può aggiungere. Sicuramente. E il prezzemolo è abbastanza versatile. Potrebbe abbinarsi bene agli altri componenti del piatto. Esattamente. Stavo anche pensando di aggiungere un po' più di aglio. Pensi che sarebbe un miglioramento? Oh, l'aglio extra è sempre una vittoria nel mio libro. Amplificherebbe davvero le note salate. Era quello che speravo. Sono un grande fan dell'aglio, quindi tendo a prenderlo un po' troppo. Nessuna lamentela qui. L'aglio rende tutto migliore secondo me. A patto che non sia opprimente, penso che sarebbe un'ottima aggiunta. Buono a sapersi. Mi assicurerò di non esagerare, ma un buon aroma robusto all'aglio sarà perfetto. Assolutamente. Queste due sostituzioni, prezzemolo al posto del basilico e un po' più di aglio, potrebbero davvero esaltare il piatto. Fantastico, sono entusiasta di provarlo. Grazie per il contributo. Apprezzo sempre la tua esperienza culinaria. Felice di aiutarti, John. Modificare le ricette è un'arte, ma penso che questi cambiamenti funzioneranno alla grande. Fammi sapere come va a finire. Lo farà. Ti darò un rapporto completo dopo averlo preparato. Grazie per aver dedicato del tempo a chiacchierare con me. Certo, mi piace parlare di cibo e ricette. È uno dei miei argomenti preferiti. Non vedo l'ora di sapere come andrà a finire la tua versione modificata. Meraviglioso, sono sicuro che sarà delizioso. Va bene, è meglio che cominci con la preparazione. Grazie ancora. Lezione 6. Esplorazione delle opzioni del menù della colazione. Mattina. Sto cercando di decidere cosa mangiare per colazione. Qualche consiglio? Salve, John. Bene, ci sono così tante deliziose opzioni per la colazione in questi giorni. Per cosa sei dell'umore giusto? Questa è un'ottima domanda. Mi sento un po' indeciso. Forse puoi darmi una carrellata di alcune delle migliori voci del menù? Assolutamente. Bene, il nostro menù per la colazione offre di tutto, dalle classiche uova e bacon a offerte più uniche. Interessante. Cosa suggeriresti per qualcosa un po' fuori dal comune? Che ne dici del toast all'avocado? È diventato un prodotto per la colazione piuttosto alla moda ed è super gustoso. Toast all'avocado, eh? Non credo di averlo mai provato prima. Cosa lo rende così speciale? La combinazione di avocado cremoso, pane a lievitazione naturale piccante e condimenti è davvero deliziosa. È un ottimo modo per iniziare la giornata. Hai sicuramente suscitato il mio interesse.
C'è qualcos'altro che salta fuori dal menù? Bene, il burrito per la colazione è sempre una scelta sostanziosa e saporita. Ripieno di uova, verdure, formaggio e salsa. È una vera esplosione di sapori. Oh, sembra gustoso. Adoro un buon burrito per la colazione. Assolutamente. E se sei di umore più dolce, i pancake alla banana sono incredibili. Pancake alla banana, eh? Potrebbe essere azzeccato. Ho un debole per i dolci al mattino. Allora consiglio vivamente di provarli. Sono soffici, ricchi di banana fresca e conditi con un dolce sciroppo d'acero. Va bene, mi hai venduto. Vado a mangiare il toast all'avocado e le frittelle alla banana. Non vedo l'ora di scavare. Ottime scelte. John, penso che adorerai entrambi. La colazione è il pasto più importante della giornata, quindi meriti di concederti qualcosa. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per i fantastici consigli. Non vedo l'ora di mangiare. È un piacere. Goditi la colazione e fammi sapere cosa ne pensi del toast con avocado e delle frittelle. Lo farà. Sono sicuro che saranno deliziose. Va bene, è meglio che entri prima che tutto sia finito. Ci vediamo dopo. Lezione 7. Coordinare un incontro pomeridiano. Pomeriggio. Mi chiedevo se saresti libero di prendere un caffè o un tè più tardi oggi? Salve, John. Sembra adorabile. A che ora pensavi di incontrarci? Beh, sono flessibile. Come funziona per te intorno alle 14? Le 2 del pomeriggio funzionano perfettamente per me. Ci vediamo al solito posto in centro? Mi sembra una buona idea. Quel caffè ha un'atmosfera così bella e accogliente. Sono d'accordo. È uno dei miei posti preferiti per rilassarsi. Allora diciamo alle 2. Assolutamente. Dobbiamo portare qualcosa con noi? Sono felice di prendere dei dolci o degli snack. È così premuroso da parte tua. Se non ti dispiace, delle focaccine o dei muffin sarebbero un buon accompagnamento. Ottima idea, vado al panificio per strada e ne prendo una selezione. Sei dell'umore giusto per qualcosa in particolare? HMM. Magari un paio di focaccine ai mirtilli e dei muffin con gocce di cioccolato? Sembra il regalo pomeridiano perfetto. Focaccine ai mirtilli e muffin con gocce di cioccolato, capito. Mi assicurerò di averne in abbondanza così potremo sbizzarrirci. Meraviglioso! Non vedo l'ora, sarà un bel modo di trascorrere il pomeriggio. Nemmeno io. Sarà bello ritrovarsi e godersi una bella conversazione davanti a un caffè e dei dolcetti. Sicuramente. Non vedevo l'ora di assistere al nostro piccolo incontro. Ci vediamo tra poco, John. Suona bene, esco tra poco e ci vediamo al bar verso le 2. Fino ad allora. Lezione 8. Discutere di un pendolarismo mattutino. Mattina. Ho notato che sei arrivato in ufficio prima del solito oggi. Ah,
Sì, sono uscito di casa un po' prima questa mattina. Ho dovuto sbrigare qualche commissione prima di entrare. Capisco. A che ora sei uscito alla fine? Di solito cerco di partire anch'io verso le 8:30. Beh, in realtà me ne sono andato verso le 8. Con il traffico leggero, non è stato poi così male come pendolare. Alle 8, eh? È piuttosto presto. Avevi molto da fare prima dell'inizio della giornata lavorativa? Non troppo, davvero. Volevo solo iniziare in anticipo alcune attività ed evitare la maggiore congestione nelle ore di punta. Ah, posso capirlo. Le strade possono essere piuttosto trafficate durante le ore di punta. Esattamente. Trovo che partire un po' prima mi aiuti ad arrivare più rilassato e pronto per affrontare la giornata. È una buona strategia. Dovrò provarlo io stesso qualche volta e vedere se fa la differenza. Lo consiglio vivamente. Una partenza anticipata può valere la pena per una guida più fluida e meno stressante. Buono a sapersi. Forse proverò a partire 15-20 minuti prima domani e vedrò come va. Sembra un piano. Sono curioso di sapere come funziona per te. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lo farà. Ti ringrazio per aver condiviso la tua esperienza. Mi ha dato alcuni spunti di riflessione sull'ottimizzazione dei miei spostamenti. Quando vuoi. John, sono sempre felice di scambiare consigli e strategie, soprattutto quando si tratta di rendere la giornata lavorativa più fluida. Eccellente, bene, dovrei ricominciare. Ma mi assicurerò di riferire su come andrà la partenza anticipata domani. Lezione 9. Discutere una tempistica di consegna. Pomeriggio. Avete un momento per discutere della consegna di un progetto imminente? Certo. John, cosa ti passa per la testa? Bene, ho esaminato la tempistica dell'account Jones e sono un po' preoccupata per la scadenza di consegna. Oh, quale sembra essere il problema con la cronologia? Pensavo che fossimo sulla buona strada per soddisfare le aspettative del cliente. Questo è il punto, la tempistica sembra piuttosto stretta. Temo che potremmo aver sottovalutato la mole di lavoro necessaria. Capisco. Hai identificato aree specifiche di preoccupazione che potrebbero influire sulla consegna? Sì, alcune cose. La fase di progettazione sta richiedendo più tempo del previsto e stiamo ancora aspettando alcune importanti approvazioni da parte del cliente. HMM, non è l'ideale. Hai già comunicato queste preoccupazioni al cliente? Non direttamente, no. Volevo raccogliere tutte le informazioni prima di portarle alla loro attenzione. Ok, questo ha senso. Quale pensi sia l'approccio migliore per risolvere il problema con il cliente? Beh, stavo pensando che potremmo proporre una leggera estensione della timeline, ma volevo prima ricevere il tuo contributo. HMM. Potrebbe funzionare. Dovremo essere proattivi e trasparenti con il cliente sulle sfide che stiamo affrontando. Esattamente. Non voglio prenderli alla sprovvista, ma non voglio nemmeno promettere qualcosa che non possiamo mantenere. Ho capito. Pianifichiamo una chiamata con il cliente e analizziamo la tempistica.
delineando le aree specifiche di interesse. Ottima idea, metterò insieme un riassunto e potremo presentarlo insieme. Il loro feedback sarà fondamentale. Sembra un piano. Sono lieto di collaborare su questo argomento e assicurarmi di stabilire aspettative realistiche con il cliente. Eccellente, grazie per aver dedicato del tempo per discuterne con me. È utile avere il tuo punto di vista. Certo, John, è a questo che servono i compagni di squadra. Fammi sapere come posso contribuire ulteriormente a questo progetto. Lo farà. Ti terrò aggiornato sulla conversazione con il cliente e sui passaggi successivi. Suona bene, sono sicuro che possiamo risolvere questo problema e fornire un ottimo risultato per il cliente. Concordato. Grazie ancora. Tocchiamo subito base. Lezione 10. Esplorazione del potenziale economico dell'Irlanda. Un saluto. Mi chiedevo se avete qualche idea sulle prospettive economiche dell'Irlanda. Ah, questo è un argomento interessante. John, quali aspetti dell'economia irlandese ti incuriosiscono? Bene, ho letto che l'Irlanda sta cercando di diventare nuovamente prospera attingendo alle sue industrie agricole e delle bevande. Ah sì, è un'ottima osservazione. L'Irlanda ha una ricca storia nella produzione di prodotti agricoli e bevande alcoliche di alta qualità. Esattamente. Capisco che sperino di vendere più prodotti, come birra e whisky irlandesi, al mercato comune europeo. Assolutamente. L'Irlanda è nota per i suoi eccezionali prodotti lattiero-caseari, carne e prodotti, nonché per i suoi whisky e stout di fama mondiale. Questo è affascinante. Pensa che abbiano buone possibilità di incrementare le loro esportazioni e rilanciare la loro economia? Credo di sì. L'Irlanda presenta alcuni vantaggi evidenti, come il clima temperato, il terreno fertile e la manodopera agricola qualificata. E la domanda di prodotti alimentari e bevande europei di alta qualità è piuttosto elevata, vero? Sicuramente. C'è un crescente apprezzamento per i prodotti autentici e artigianali in tutto il continente. Questa è un'ottima notizia per l'Irlanda. Quali sono secondo te alcune delle sfide che potrebbero dover affrontare per espandere le loro esportazioni? Bene, dovranno garantire qualità e fornitura costanti, superare eventuali barriere commerciali o normative e possibilmente investire in marketing e distribuzione. Ah, buoni punti. L'Irlanda dovrà essere strategica e adattabile per sfruttare questa opportunità. Assolutamente. Ma con le sue ricche risorse naturali e le sue orgogliose tradizioni culinarie, sono ottimista che l'Irlanda possa tornare ad essere un fiorente esportatore. Condivido il tuo ottimismo. Sarebbe meraviglioso vedere l'economia irlandese rimbalzare attraverso i suoi settori agricoli e delle bevande di livello mondiale. Sono d'accordo, John. È una prospettiva entusiasmante e terrò d'occhio i progressi dell'Irlanda negli anni a venire. Lo stesso qui. Grazie per l'approfondita discussione. Mi ha permesso di comprendere meglio il potenziale economico dell'Irlanda. Lezione 11. Tracciare un percorso per l'espansione globale. Mattina. Stavo pensando ai nostri piani di espansione globale e volevo sapere cosa ne pensate.
Eccellente, John. Sono sempre desideroso di discutere della strategia di crescita della nostra azienda. Cosa ti passa per la testa? Bene, abbiamo riscontrato un enorme successo nel nostro mercato interno, ma credo che sia il momento giusto per iniziare a esplorare le opportunità internazionali. Sono d'accordo, l'espansione della nostra presenza a livello globale potrebbe sbloccare nuove e significative opportunità di fatturato e quote di mercato. Esattamente. Ci sono regioni o paesi particolari su cui pensi che dovremmo concentrarci per primi? Questa è un'ottima domanda. In base alla mia ricerca, credo che i mercati emergenti in Asia e Sud America siano molto promettenti. Interessante. Cosa rende queste regioni attraenti per il nostro modello di business? Bene, hanno una classe media in rapida crescita con un potere d'acquisto crescente e una domanda crescente per i tipi di prodotti e servizi che offriamo. Buon punto. E che dire delle sfide logistiche e normative legate all'operare in quei mercati? Questa è una preoccupazione valida. Dovremmo gestire con attenzione le dogane, gli accordi commerciali e le pratiche commerciali locali. Assolutamente. Dovremmo investire nella creazione dell'infrastruttura e delle partnership giuste per garantire un'espansione senza intoppi. Sicuramente. Ma sono fiducioso che con la giusta pianificazione ed esecuzione strategica possiamo superare questi ostacoli. Condivido il tuo ottimismo. Avete raccomandazioni specifiche su come dovremmo affrontare questa espansione globale? Suggerirei di iniziare con un'analisi di mercato approfondita per identificare le nostre migliori opportunità. Quindi possiamo sviluppare una strategia di implementazione graduale. Sembra un approccio solido. Dovremo allocare le risorse e i talenti necessari per realizzarlo. Concordato. Sarà un'impresa significativa, ma i potenziali vantaggi per la nostra attività sono immensi. Non potrei essere più d'accordo. Non vedo l'ora di approfondire la questione e iniziare a tracciare la nostra rotta verso il dominio globale. Lezione 12. L'importanza dell'etichetta. Ehi, ho notato che in questi giorni, le buone maniere e l'etichetta non sembrano essere così apprezzate come una volta. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Questa è un'osservazione interessante, John. Sono d'accordo che sembra esserci un cambiamento nell'atteggiamento della società nei confronti dell'etichetta. Esattamente. Sembra quasi che la gente pensi che l'etichetta sia solo un mucchio di regole obsolete che in realtà non contano più. Posso capire questa prospettiva, ma in realtà credo che l'etichetta sia più importante che mai nel nostro mondo moderno e frenetico. Davvero? In che modo? L'etichetta non riguarda solo cose come quale forchetta usare o come tenere in mano una tazza da tè? Niente affatto. L'etichetta è molto più che semplici buone maniere a tavola. Si tratta di trattare gli altri con rispetto e farli sentire apprezzati. Non ci ho mai pensato davvero in quel modo. Puoi darmi qualche esempio di come l'etichetta può farlo? Certo, cose semplici come tenere la porta aperta per qualcuno o inviare un biglietto di ringraziamento dopo aver ricevuto un regalo, possono fare molto per far sentire le persone apprezzate. Capisco cosa intendi. E suppongo che una buona etichetta aiuti a creare una società più civile e armoniosa, giusto? Esattamente. L'etichetta non riguarda solo le regole.
Si tratta di promuovere l'empatia e la considerazione per gli altri. È un modo per rendere il mondo un po' migliore. Questa è una prospettiva davvero interessante. Immagino di aver pensato all'etichetta nel modo sbagliato. Forse ho bisogno di fare qualche altra ricerca sull'argomento. Penso sia un'ottima idea, John. L'etichetta è un argomento affascinante e c'è molto di più di quanto la maggior parte delle persone si renda conto. Sicuramente. Grazie per avermi aperto gli occhi sull'importanza dell'etichetta. Sono lieto che abbiamo avuto questa conversazione. Lezione 13. Affrontare la sopraffazione. Ehi, posso chiederti un consiglio? Ultimamente mi sento un po' sopraffatto e non so come gestirlo. Assolutamente. John, ascolterò volentieri e vedrò se posso offrire qualche suggerimento che possa esserti utile. Beh, è solo che ho così tante cose da fare, sia sul lavoro che nella mia vita personale, e sto iniziando a sentirmi come se stessi annegando. Capisco come ci si possa sentire. Avere molte responsabilità e richieste di tempo può essere davvero stressante. Esattamente. Corro continuamente da una cosa all'altra e la cosa inizia a farmi sentire a dura prova. Ok, beh, proviamo a scomporlo e vediamo se riusciamo a trovare un piano per aiutarti a sentirti più in controllo. Sarebbe fantastico. È solo che non so da dove cominciare. Bene, la prima cosa che suggerirei è di fare un passo indietro e fare un elenco di tutte le cose che devi fare. Ok, questo ha senso. Immagino che scrivere tutto potrebbe aiutarmi a vederlo più chiaramente. Assolutamente. E poi, una volta che hai quell'elenco, prova a dare priorità alle attività e affrontarle una alla volta. Questa è una buona idea. Tendo a provare a fare tutto in una volta, e questo probabilmente mi rende ancora più sopraffatto. Esattamente. Fai un passo alla volta e non aver paura di chiedere aiuto se ne hai bisogno. Sì, devo assolutamente migliorare nel delegare e non cercare di fare tutto da solo. Assolutamente. E ricordati di prenderti cura anche di te stesso. Assicurati di fare delle pause, di dormire a sufficienza e di fare cose che ti aiutino a ricaricarti. Hai ragione, ho trascurato quella parte. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per parlarne con me. Lezione 14. Flessibilità e fitness. Ehi, ho notato che sembri davvero in forma ultimamente. Cosa stai facendo per mantenerti in forma? Grazie, John. In realtà ho incorporato più yoga nella mia routine quotidiana e di conseguenza mi sento molto più flessibile. Davvero? Davvero fantastico. Volevo provare lo yoga, ma ne sono un po' intimidita. Non esserlo. Lo yoga è in realtà un ottimo modo per migliorare la flessibilità e la forma fisica generale, anche se sei un principiante. Sì? Beh, magari potresti farmi vedere qualche posa adatta ai principianti qualche volta. Mi piacerebbe provarlo. Assolutamente. Sarei felice di aiutarti a iniziare. Lo yoga consiste nel seguire il proprio ritmo e ascoltare il proprio corpo. È bello sentirlo. Sento sempre il bisogno di sforzarmi troppo in palestra, e poi finisco per sentirmi irritata e scoraggiata.
Lo yoga è diverso. Si tratta di trovare l'equilibrio e di essere gentili con se stessi. La chiave è concentrarsi sulla respirazione e sul momento presente. Sembra davvero allettante, in realtà. Sento che avrei bisogno di un po' più di equilibrio e consapevolezza nella mia vita. Esattamente. Lo yoga è un ottimo modo per coltivarlo. E la parte migliore è che puoi farlo ovunque, anche nel comfort di casa tua. Questo è vero, non ho molte scuse per non provarlo, vero? No, niente scuse. Sono felice di condividere con te alcune routine di yoga per principianti ogni volta che sarai pronto. Fantastico, lo apprezzo davvero. Non vedo l'ora di provarlo e vedere se mi aiuta a sentirmi più flessibile ed equilibrato. Lezione 15. Celebrare i risultati. Congratulazioni. Ho sentito che hai lanciato con successo una nuova linea di prodotti al lavoro. È incredibile. Grazie, John. Ne sono così entusiasta. È stato un duro lavoro, ma è incredibilmente gratificante vedere tutto riunirsi. Posso immaginarlo. Il lancio di un nuovo prodotto deve essere un grande risultato. Com'è stato il processo? È stato un bel viaggio, ad essere onesti. Ci sono state molte sfide lungo il percorso, ma il mio team si è davvero unito per realizzarlo. Questo è fantastico. È fantastico avere una squadra forte che ti sostiene nei momenti difficili. Assolutamente. Sono così orgoglioso della mia squadra e del modo in cui si sono fatti avanti. Abbiamo lavorato davvero bene insieme per dare vita a questo progetto. Beh, anche tu dovresti essere orgoglioso di te stesso. Lanciare una nuova linea di prodotti non è cosa da poco. Qual è la parte migliore per te? La parte migliore è vedere la risposta positiva dei nostri clienti. È gratificante sapere che il nostro duro lavoro sta dando i suoi frutti e sta facendo la differenza. Scommetto che sembra incredibile. Sapere che i tuoi sforzi vengono apprezzati e hanno un impatto deve essere davvero appagante. Lo è davvero. È un ottimo promemoria del motivo per cui faccio quello che faccio e dell'importanza di superare le sfide. È così stimolante. Sono sicuro che il tuo successo aprirà ancora più opportunità per te e il tuo team. Lo spero sicuramente. Stiamo già raccogliendo idee per la prossima linea di prodotti. Lo slancio è davvero entusiasmante. Questo è fantastico. Sono davvero felice per te. La tua determinazione e il tuo duro lavoro stanno chiaramente dando i loro frutti in grande stile. Grazie, John. Ti ringrazio per il tuo sostegno. È stato un viaggio, ma sono grato per ogni passo. Beh, sono sicuro che questo è solo l'inizio. Ti auguro un successo continuo con le tue iniziative future. Lezione 16. Pianificare la vacanza perfetta. Bene, finalizziamo i nostri piani di viaggio per il fine settimana. Restiamo per 3 notti, giusto? Assolutamente. John, sono così eccitato per la nostra piccola vacanza. Hai esaminato le attività o le opzioni turistiche? Ho fatto delle ricerche e penso di aver trovato alcune cose davvero interessanti che possiamo fare. Che tipo di esperienze ti interessano?
Beh, mi piacerebbe esplorare la scena gastronomica locale e provare l'autentica cucina regionale. E forse potremmo fare una passeggiata o due, se il tempo lo consente. Sembra perfetto. Ho trovato questo ristorante dalla fattoria alla tavola molto apprezzato che serve piatti tradizionali con un tocco moderno. E c'è un sentiero panoramico che si affaccia sulla costa che penso ti piacerà molto. Oh, sembra proprio la mia strada. E magari potremmo fare una visita a quel mercatino artigianale di cui ho letto, per prendere dei prodotti locali da portare a casa. Ottima idea, mi assicurerò di scriverlo a matita. E stavo pensando che potremmo dedicare un pomeriggio solo al relax in spiaggia o nella piscina dell'hotel, sai, per rilassarci davvero. Sembra l'equilibrio ideale, un mix di attività e tempi di inattività. Non vedo l'ora di disconnettermi e immergermi nell'atmosfera tranquilla. Nemmeno io. Questo viaggio è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per ricaricarci e sfuggire al trambusto della nostra vita quotidiana. Assolutamente. Sento che abbiamo messo insieme l'itinerario perfetto. Ora dobbiamo solo assicurarci di mettere in valigia tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Nessun problema. Ti invierò una lista di imballaggio completa per assicurarci di non dimenticare nulla di importante. Meraviglioso, apprezzo davvero che tu abbia preso l'iniziativa di tutta la pianificazione. Sarà un weekend meraviglioso. Sono felice di farlo. So che hai lavorato così duramente ultimamente e ti meriti questa piccola pausa. Non vedo l'ora di creare dei bei ricordi con te. Lezione 17. Labile dibattito. Ah, volevo chiederti, qual è il tuo mezzo preferito per disegnare? HMM. È un'ottima domanda, John. Anch'io sono decisamente più una persona che ama la matita. C'è qualcosa di così soddisfacente nel flusso di una matita in grafite di buona qualità. Interessante, interessante. Anch'io sono sempre stato più un tipo con penna e inchiostro. C'è qualcosa di così nitido e definito al riguardo, capisci? Ne vedo il fascino, ma trovo che le matite offrano una sensazione più morbida e organica. Inoltre, la facilità di sfumatura e sfumatura con una matita è imbattibile. Questo è un punto giusto. La fusione e l'ombreggiatura sono decisamente più facili con le matite. Ma adoro il modo in cui l'inchiostro si stende sulla pagina, ha una qualità così audace e sicura. Posso capire questa prospettiva, però direi che le matite consentono una qualità del tratto più sfumata ed espressiva. Puoi davvero catturare l'essenza del tuo soggetto. Sei un caso convincente. Immagino che dipenda dalle preferenze personali e dalla visione artistica che stai cercando di raggiungere. Esattamente. Non esiste una soluzione valida per tutti quando si tratta di mezzi artistici. Si tratta solo di trovare ciò che risuona con te e il tuo stile. Ben detto. Immagino che dovrò provare a disegnare a matita e vedere se non riesco a farmi influenzare dal lato oscuro. Ah, lato oscuro? Lo prenderò come un complimento. E sarei più che felice di offrire alcuni suggerimenti e trucchi se volessi provare le matite. Lo apprezzerei. Sono sempre aperto ad ampliare i miei orizzonti artistici. Chissà, forse mi convertirò. Meraviglioso! Non vedo l'ora di vedere cosa ti viene in mente. Questo potrebbe essere l'inizio di un viaggio creativo completamente nuovo per te.
Sono sicuramente entusiasta di esplorarlo. Grazie per l'ispirazione. Mi hai sicuramente incuriosito dal lato matito delle cose. Lezione 18. Rompere le barriere. Mattina. Avete sentito parlare delle straordinarie conquiste di Billie Jean King? Assolutamente. John. Billie Jean King è una vera pioniera dello sport femminile e dell'uguaglianza. Effettivamente. Era una campionessa sul campo da tennis e una pioniera. Esattamente. Ha combattuto instancabilmente per la creazione della Women's Tennis Association, garantendo una retribuzione equa e un riconoscimento per le atlete. Assolutamente. E la sua storica vittoria su Bobby Riggs nella partita Battle of the Sexes è stata un momento cruciale nella lotta per l'uguaglianza di genere. Sicuramente. Quella partita non solo ha dimostrato il suo incredibile talento, ma anche la sua incrollabile determinazione a dimostrare le capacità delle atlete. Assolutamente. E la sua difesa non si è fermata qui. È stata determinante nell'approvazione del titolo nono, la legislazione fondamentale che mirava a fornire pari opportunità alle donne nell'istruzione e nello sport. Hai ragione, John. Billie Jean King ha usato la sua piattaforma per difendere la causa dell'uguaglianza di genere, aprendo la strada alle future generazioni di atlete e leader donne. Precisamente. La sua eredità continua a ispirare e incoraggiare donne e ragazze di tutto il mondo a perseguire i propri sogni e a frantumare i soffitti di vetro. Assolutamente. L'impatto di Billie Jean King va ben oltre il campo da tennis e sarà ricordata come una vera icona del movimento per i diritti delle donne. Ben detto. I notevoli successi di Billie Jean King e l'instancabile difesa dell'uguaglianza hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Lezione 19. Un'avventura in fattoria. Ehi, ho sentito che hai visitato la fattoria di tuo zio di recente. Com'è andata? È stato assolutamente meraviglioso, John. C'erano così tanti animali interessanti da vedere e con cui interagire. Oh, davvero? Che tipo di animali hai incontrato nella fattoria? Beh, vediamo. C'erano i soliti sospetti, come pecore, mucche e galline, ma c'erano anche altre creature inaspettate. Oh, tipo cosa? Sono incuriosito. Per esempio, c'erano questi adorabili e soffici cani da pastore che radunavano le pecore al pascolo. È stato affascinante da guardare. Wow, cani da pastore. Deve essere stato un vero spettacolo. Sei riuscito a interagire con loro? Assolutamente. Erano così amichevoli e giocherelloni. Mi sono persino cimentato nella pastorizia delle pecore, ovviamente sotto l'occhio attento dei cani. Ah, sembra una bella esperienza. Hai incontrato altri animali unici nella fattoria? Sì, in realtà. Mio zio ha un piccolo recinto dove tiene un paio di simpatici lupi. Lupi? In una fattoria? Non è un po' pericoloso? Niente affatto. Questi lupi sono stati allevati da mio zio sin da cuccioli e sono incredibilmente mansueti e docili. Ho persino avuto modo di accarezzarne uno. È incredibile.
Non avrei mai immaginato che i lupi vivessero in una fattoria del genere. Sembra che tu abbia avuto una visita piuttosto avventurosa. È stata davvero un'esperienza straordinaria, John. La fattoria era un vero scrigno di animali affascinanti e panorami unici. Non vedo l'ora di tornarci. Sicuramente sembra così. La fattoria di tuo zio sembra un paese delle meraviglie per gli amanti degli animali. Forse dovrò venire con me la prossima volta che vieni a trovarci. Lezione 20. Un banchetto abbondante. Ehi, ho sentito che hai partecipato a un evento davvero interessante di recente. Dimmi di più a riguardo. Oh, intendi la tradizionale festa dei nativi americani a cui sono andato? È stata un'esperienza incredibile. Una festa dei nativi americani, eh? Sembra affascinante. Com'è stato? Si è tenuto per celebrare la fine della stagione del raccolto. L'intera comunità si è riunita per banchettare con tutti i tipi di cibi tradizionali. È fantastico. Che tipo di cibo servivano a questa festa? Bene, i piatti principali erano carne di cervo e vari tipi di pesce pescato localmente. Carne e pesce di cervo, eh? Sembra un pasto piuttosto abbondante. Come hanno preparato tutto questo? Avevano cucinato e preparato il cibo per giorni precedenti l'evento. La festa è durata 3 giorni interi. 3 giorni? È una celebrazione epica. Non riesco nemmeno a immaginare la quantità di cibo che devono aver mangiato. Esattamente. E quando iniziavano a scarseggiare le provviste, gli uomini della tribù uscivano a caccia di altri uccelli e altra selvaggina. Wow, questa è dedizione. Hanno fatto davvero di tutto per assicurarsi che tutti fossero ben nutriti e soddisfatti. Assolutamente. L'intera esperienza è stata così coinvolgente e autentica. Mi sentivo come se fossi stato trasportato indietro nel tempo. È fantastico che tu debba far parte di qualcosa di così ricco di tradizione culturale. Onestamente sono un po' gelosa. Dovresti venire con me la prossima volta, John. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo e imparerai così tanto sul loro stile di vita. Sai una cosa, potrei accettare quell'offerta. Una festa di 3 giorni sembra proprio la cosa giusta per me. Lezione 21. Un'eredità eroica. Un saluto. Avete sentito parlare della straordinaria vita di Martin Luther King Jr.? Perché, sì, John, era davvero un individuo straordinario che dedicò la sua vita alla ricerca della giustizia e dell'uguaglianza. Assolutamente. Il suo incrollabile impegno nel movimento per i diritti civili e i suoi instancabili sforzi per combattere la discriminazione razziale sono davvero fonte di ispirazione. Sono d'accordo con tutto il cuore. Ha difeso i diritti dei suoi simili, anche di fronte a immense avversità e rischi personali. Effettivamente. Ed è incredibilmente triste che alla fine abbia pagato il prezzo più alto per la sua nobile causa, ma la sua eredità sopravvive. Indubbiamente. Il suo discorso, Eva Dream, è considerato uno dei discorsi più potenti e di impatto della storia. Assolutamente. Il modo in cui ha espresso in modo eloquente la sua visione per una società più giusta ed equa è davvero impressionante.
Assolutamente. Aveva un'incredibile capacità di ispirare e galvanizzare le persone attraverso le sue parole e le sue azioni. Hai ragione. La sua leadership e il suo incrollabile impegno per la resistenza non violenta sono stati fondamentali per far avanzare il movimento per i diritti civili. Assolutamente. È stato un vero pioniere e la sua influenza continua a plasmare la lotta in corso per la giustizia sociale e l'uguaglianza. Ben detto. Martin Luther King Jr. La sua vita e la sua eredità sono un fulgido esempio del potere del coraggio, della compassione e dell'incrollabile dedizione a una causa più grande di noi stessi.